Vediamo un po' se riesco a riposizionarmi come prima. Ci siamo. Allora, tanto prendo il microfono, poi questo qua, un po' più in qua va meglio? No, un po' più in qua. Adesso quando ho trovato la posizione, ragazze, poi mi organizzo, eh? Abbiate pazienza perché qui l'ambaradà non è facile. Direi che ci siamo più o meno centrato. Vado e non mi sposto più. Allora, eravamo arrivati al punto di partenza in cui avevamo fatto l'intreccio ad un tessitore con 3 tessitori. Stiamo per raggiungere il bordo. Io farò anche un po' più alta la scatola, non è che deve essere per forza alta in questo modo. Vado a eliminare praticamente dei gruppi delle cannucce, terrò quella superiore di entrambi e vado a eliminare quella inferiore. Quindi torno un attimo indietro, abbiamo detto tengo quella sopra, quindi taglio queste due e vado dietro. Queste due si andranno ad inserire dentro e questa le schiaccia sopra. Dov'è la forbice? Qua. Allora, uno e uno, due, e questo andrà a schiacciare sopra. Idem per questo, quindi tengo quella sopra e tolgo le due sotto. In realtà adesso taglio anche questa qua che invece è da allungare, quindi già che ci sono ne approfitto per fare questa cosa, che devo fare anche l'allungamento di quell'altra in realtà. Ok, allora questa la allungo e questo metto dietro, uno e uno, due, e questa va qui, e poi taglio anche questa qua, così allungo anche questa. Ok, e portiamo dietro anche lei, così ho ripristinato praticamente l'altezza. Adesso prendo altre 2 cannucce, faccio anche un po' di pulizia. Ok, prendo altre 2 cannucce e le vado a mettere dietro alla coppia dei montanti precedente a questi qua. Quindi uno lo metto qua e poi ne metto un altro qui, così. E poi parto con l'intreccio a 4 tessitori come avevamo fatto praticamente per la base. Allora, questo spillo adesso lo sposto qua per il momento, così mi indica anche il punto di partenza del primo tessitore o comunque il codino, e con il primo tessitore vado dietro alla prima coppia di montanti disponibili, quindi questo mi va a finire qua dietro.
così. Con questo vado nel successivo, il successivo ancora, e procedo così per il mio intreccio a 4 tessitori, che mi andrà a fermare per bene l'intreccio invece sotto. Ora saranno tutte da allungare le cannucce, quindi mi tocca di tornare indietro e a fare l'allungamento praticamente di tutte quante, quindi torno indietro perché purtroppo in questa prima fase non è sufficiente la lunghezza, quindi torno indietro alla situazione sostanzialmente iniziale. Ok, quindi abbiamo detto questo andava qua, quindi vado a fare l'allungamento subito. Dunque abbiamo detto questo qui. Ok, vado a fare subito l'allungamento di questa cannuccia prima che me la perdo per strada, sapevo io. Allora, adesso l'allungo così da in mano, così sono tranquilla. Ok, allora, questo doveva stare fermino lì, no, qua. Ok, e questo qui, adesso magari questo qua ci metto una mollettina, così sta buonino, eccolo. Quindi questo va dietro qua, ok? Poi c'è questo successivo che dovrebbe andare dietro qui e allungo anche lui. C'è un pochettino di spreco, però l'intreccio è questo. Ok, 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 dietro a questo. Bene, poi questo qua mi arriva poi, vediamo un attimo, questo qua secondo me poteva anche arrivare. È abbastanza difficile determinare quello che arriverà e non arriverà, quindi a volte è necessario poi tornare indietro quando si scopre che non arriva, perché la distanza è comunque di 4 montanti. Ok. Adesso poi faccio questo giro, poi vado a svuotare, a togliere la scatola, che lo farò non in diretta, perché ho proprio il telefonino davanti e non riesco neanche a muovermi, riesco a malapena ad intrecciare. Così metto in salvo le mie fette biscottate.
Ricordo che per chi non può seguire le dirette, tutti questi video rimarranno comunque disponibili nel gruppo. Poi una sorpresa per voi dopo, che ieri sera ho voluto provare a fare una cosa per fare il coperchio un po' diverso. Non so se è una sorpresa per voi o è una sorpresa per me, nel senso che vediamo insieme se sarà poi una cosa che funziona ed è riuscita. Uno dei miei prototipi, quando vi dico che faccio i prototipi, intendo che faccio le sperimentazioni praticamente. Non mi piace fare sempre le stesse cose o fare cose che fanno un pochino tutti, non perché voglio essere migliore, per l'amor del cielo, è che proprio a me piace sperimentare. Poi delle volte faccio degli strafalcioni anch'io, avete visto anche nei video precedenti, nella base non sono stata proprio precisa, bravissima. Forse questa ci arriva, adesso vediamo. Allora, e questa. Adesso siamo arrivati praticamente dove avevo iniziato il giro e mi scollego un attimo e provo a estrarre la mia scatola da dentro con tanto di fetta biscottata, poi ci rivediamo perché faremo un altro giro che secondo me sarà l'ultimo, ma quest'ultimo giro lo facciamo senza il tutore all'interno perché è il giro di chiusura che non faremo con i montanti perché sono rigidissimi, dovrei sostituire i montanti in un intreccio così in cui si vedono, è assolutamente non bello e poco fattibile, per cui noi andremo a fare una chiusura direttamente con questi tessitori tagliando a filo i montanti. A tra poco. Ecco. Microfono, posizione ritrovata, riparto e ho estratto il tutore, operazione che devo dire con la fetta biscottata dentro non è stata facile, quindi vi sconsiglio la fetta biscottata. E quindi adesso andiamo a portare avanti questo lavoro. Allora, punto di partenza, questo. Per accavallarci quando si arriva alla fine di questo lavoro, dobbiamo non più partire con questa cannuccia, ma muoverci con quella davanti, che deve andare dietro a 1, 2, 3 se non sbaglio, poi questo va qua e quello va lì. Esatto, quindi questo qua dovrebbe andare in questa posizione. Quindi vado a allungare la cannuccia,
posizioniamo dietro ai montanti. Poi questo dovrà andare qua dietro, non mi sono accorta che sto anche finendo questo pacchetto di cannucce, dopo devo verificare se l'altro è in condizioni di essere lavorato. Proprio dirette improvvisate, Quando puoi fare i montaggi, sebbene anche con i montaggi perdo un sacco di tempo, però sembra tutto più facile a dire la verità. Quindi questo va qua dietro e questo va qua dietro. E abbiamo ripristinato il lavoro iniziale. Ok. Adesso farò un ultimo giro, così a 4 tessitori, ma andrò a chiudere nello stesso tempo anche il lavoro, o almeno ci proverò. Allora, forse per questa cosa qua avrò bisogno delle tronchesine. Quindi, con questo primo tessitore devo andare qua dietro, ok? Quindi lo allungo e dovrei andare qua dietro, cioè vado qua dietro, ma devo tagliare i montanti. Quindi farò questa operazioncina qua del taglio, ci metto un po' di colletta e torno qua dietro. Poi con questa cannuccia devo andare qua dietro, quindi adesso la vado ad allungare e, come dicevo, dovrei andare qua dietro, quindi taglio un pelino di più questi montanti perché non si dovrebbero vedere in teoria. Il rumore che avete sentito è il montante che si è sparato sul soffitto, ok, e questo va qua dietro. Poi seguo e dovrò andare lì dietro, ma prima devo andare a tagliare questi montanti. Allora, praticamente il montante mi deve rimanere schiacciato in mezzo a questi qui. Quindi io per sicurezza adesso qua vado anche a mettere una mollettina se ci sta, ma prima di mettere la molletta bisogna che vado un po' avanti a fare questo lavoro perché altrimenti non riesco a chiudere. Allora,
Purtroppo, come vedete, senza mettere le mollette si riaprono tutti. Poi riesce difficile a fermarli. Ci vorrebbe una colla che dà una presa un po' più rapida. O altrimenti, semmai, adesso faccio una pausa, ci lascio lì la molletta, tipo ad esempio qua posso già cominciare a mettere una molletta. Ok, adesso che sono passata di qua posso mettere un'altra molletta qui ed andare a chiudere anche questo. Ok. Purtroppo devo stare con le mani sopra perché altrimenti mi si spostano e non so se riesco a farvi vedere. Comunque man mano adesso che lavoro, man mano che i punti dove ho messo le mollette si saranno asciugati, vi faccio praticamente vedere. Nella parte superiore non si dovrebbe quasi vedere niente. Potrebbe essere poi dopo necessario un ritocco, perché comunque si potrebbe vedere un pochettino la testina del montante praticamente. Adesso quando vado dietro a questo dovrei anche allungare la cannuccia . Ok. Ecco, vedete praticamente totalmente quasi l'intreccio va a coprire i montanti che abbiamo tagliato. Quando poi la colla avrà fatto presa, possiamo approfittare e schiacciarli un pelino più all'interno e stringere e chiudere di più l'intreccio, però dobbiamo aspettare un minimo che la colla faccia presa, altrimenti non funzionerà bene.
Ok, allora qua noi adesso continuiamo, facciamo che prima di passare qua allungo già la cannuccia e praticamente in questo modo stiamo ottenendo una sorta di chiusura ma realizzata con i tessitori. Quindi questo andrebbe dietro. Allora qua taglio, colla davanti e questo va dietro qui ma passando davanti qua. Fate questa operazione un po' alla volta, come sto facendo io, man mano che eseguite l'intreccio, per due motivi. Uno, perché comunque vedete la colla, a meno che non abbiate un altro tipo di colla che fa presa subito, ci vuole un attimino a far presa. E poi perché una volta tagliati i montanti rischiate poi di non riuscire a riprendere la corretta posizione della chiusura dei tessitori sopra, quindi cercate di fare un po' alla volta così come sto facendo io. Ok. Diciamo che il montante deve essere tagliato più o meno tipo 1 millimetro, ecco, non di più e non di meno, cioè ci deve essere quel pochino che mi tiene il lavoro, ma che nello stesso tempo non mi fa, non spunta troppo dall'intreccio, ecco. Vedete, ormai man mano riesco con più o meno 2 mollettine andare avanti man mano e la colla fa presa e quindi mi si chiude tutto abbastanza bene. Poi ripeto, una volta che la colla ha fatto un pochino più di presa, anche alla fine magari del lavoro, riprendiamo un attimo in mano il giro per sistemarlo, ecco. Ok. Ogni tanto faccio così con le mani perché mi si stanno sporcando un pochettino i polpastrelli con la colla vinilica. Allora, questo andrebbe qua.
Ho sparato una cannuccia per aria, il gatto si è spaventato, poverino. No, non mi è piaciuto questo qua, mi ha fatto tornare indietro il lavoro. Lo metto dopo quello lì. Allora, questo qua. A volte, scusatemi, non parlo, un po' per non annoiarvi, un po' perché quando sto facendo certe cose a volte ho bisogno di concentrarmi, quindi non riesco eh, a parlare, a raccontare quello che sto facendo nello stesso tempo. Come ho detto, fare i video in differita è tutto più semplice, perché delle volte in effetti, non so se chi ha guardato i miei video se ne è accorto, intreccio, ma in realtà la descrizione, cioè quello che sto facendo, la voce, eccetera, la metto in un secondo tempo, quindi come commentatore, diciamo, no? Ed è tutto più facile, perché ho proprio questi momenti di, non so se è relax, concentrazione, insomma, un po' di blackout, diciamo così. Allora, adesso arrivo fino al punto di partenza, poi mi fermo un'altra volta. Mamma che fastidio questa colla nelle dita. Allora, se non sbaglio, questo è il primo punto. Adesso vado a vedere. Allora, facciamo che io adesso chiudo qua, così, e chiudo qua, così. Così posso guardare. Innanzitutto vi faccio vedere a voi com'è l'effetto. Ora, questi montanti ancora si vedono, ma li schiaccerò più internamente e adesso si vedono anche perché c'è il bianco della colla. Allora, vediamo il punto di partenza.
uno è qua così, ok, quindi io posso andare avanti ancora di uno, quindi questo qua così, ok. Ok, e questo qua ci siamo, se non sbaglio è corretto. Poi credo che a questo punto io dovrò andare qua con questo, qua con questo, qua con questo, no, sì, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esatto, e 4. Ok, quindi adesso questo dovrebbe andare in questa posizione qua, questo qui in questa posizione qua, questo va qui e questo, se non sbaglio, va qui. Allora recuperiamo questo qua, esatto. Quindi a questo punto possiamo tagliare i tessitori i montanti, scusate, e anche i tessitori comunque. Allora questo mettiamo qua così e questo qua andrebbe così. Adesso per il momento lo lascio così, poi lo taglio dopo. Poi abbiamo questo qui, questo va qui, ok, e poi abbiamo questi ultimi qua, così, e poi aspetto un attimo per l'ultimo perché ho finito le mollette e per il momento mi fermo qua. Aspetto anche un pochettino, vedete ci sono alcuni punti che sono proprio perfetti, praticamente i montanti rimangono all'interno e alcuni punti invece che spuntano un pochino, quindi in questi casi qua bisogna andare a leggermente abbassare il montante e fare spuntare da sopra l'intreccio. Questa operazione naturalmente adesso la farò non in diretta perché mi riesce anche un po' difficile. L'importante è che a questo punto la colla sia già abbastanza un po' indurita in maniera che possa fare subito presa quando facciamo scendere giù i montanti. Se così non fosse ne mettete un pochino di più, ecco.
Se poi è necessario possiamo anche tagliarli questi montanti, se c'è bisogno di tagliare, che magari sono rimasti un pelino sporgenti, ma in genere è sufficiente farli scendere giù. E poi naturalmente però poi qua vanno fatti un po' di piccoli ritocchi, sebbene poi il bianco della colla sparisce dopo, Va bene, io adesso vado avanti a fare questo piccolo lavorettino qua e poi ci vediamo più tardi. Che ore sono adesso? Se ce la faccio più tardi, che vi volevo fare vedere che ieri sera ho fatto un piccolo lavoretto. Adesso vado a prenderlo, vi faccio vedere che lavoretto avevo fatto. Che in questi giorni tutte siete molto curiose di questi stampi che sono stati postati diverse volte. Sono degli stampi che servono per andare a creare praticamente dei motivi particolari e poi andarli a intrecciare. Adesso io non so se così voi riuscite a vedere. Allora, ieri sera, in un momento di crisi, ho fatto questo apparecchietto. Allora, questo qua innanzitutto è un barattolino di plastica. Era un barattolino di plastica che ho tagliato con un po' di bordo. Poi mi sono fatto uno piccolo schemino di carta di un disegno che ho messo sotto, il barattolino è trasparente, e qua praticamente ho creato queste tacchette in cui praticamente posso andare a inserire le cannucce. Fatto questo motivo, adesso queste erano delle cannucce di prova, non sono neanche particolarmente belle, comunque va bene. Fatto questo, praticamente andiamo ad intrecciare qua intorno sul bordo e dopo stacco l'ambardà e dovrebbe rimanere il motivo centrale. Questa è la teoria. La pratica semmai poi la vediamo dopo se funziona, insomma. Ok? Adesso io, come ho detto, finisco di sistemare questo qui e poi dopo ci rivediamo più tardi se riesco. Ok? Un abbraccio.